Ma quanto deve essere l'accumulo che mettiamo a casa per avere il massimo del risparmio? Ciao ragazzi, sono Davide e in questo video vi mostrerò che calcoli bisogna fare per poter scegliere nel modo consapevole il giusto accumulo. E ci saranno delle sorprese, perché non è vero che più accumulo si mette, più si risparmia. No, non funziona così. Adesso vediamo insieme come si deve calcolare nel modo corretto l'accumulo da mettere a casa per avere il massimo risparmio. Poi ci sono tanti discorsi da fare vicino che riguardano anche altre cose, ma se parliamo di risparmio, questi sono i calcoli giusti. La prima regola da seguire è che il massimo vantaggio con l'accumulo se lo ha con il massimo utilizzo. Questo sembra una cosa banale, sciocca. Per qualcuno forse anche no, ma bisogna ragionarci un attimo insieme. Se noi abbiamo un accumulo molto grande e lo teniamo sempre carico al 100%, questo non ci farà mai risparmiare qualcosa sulla bolletta. L'accumulo ci fa risparmiare solo nel momento in cui lo utilizziamo, quindi andiamo a caricarlo e a scaricarlo. Qual è l'accumulo che si scarica e si carica di più? È quello piccolo. Se noi abbiamo un piccolo accumulo, sicuramente lo faremo girare molto. Ogni notte si scaricherà e ogni giorno si ricaricherà. Però anche lì ci deve essere un limite, un minimo, perché se è troppo piccolo e non dura per tutta la notte, siamo appunto a capo, andiamo di nuovo a comprare la corrente dal nostro fornitore. Vedremo nel corso del video anche quando conviene comprare la corrente dal fornitore. In certe situazioni può essere che non sia neppure necessario l'accumulo, ma utilizzare semplicemente i pannelli solari con l'inverter, quindi una spesa un po' ridotta, che ti permette comunque di risparmiare quei 300-400 watt all'ora durante le ore di insolazione, che ci fanno comunque risparmiare abbastanza sulla bolletta. Ma vediamo insieme allora come bisogna calcolare questi consumi. In questo video faremo una panoramica generale, ma alla fine faremo il sunto, cioè quanto si risparmia senza batteria, con una batteria da 5 kW, una batteria da 10 e una batteria da 20 kW, sempre sullo stesso impianto solare. Ovviamente l'impianto solare deve essere costruito in modo da poter soddisfare i bisogni generali della casa. In questo video farò gli esempi per quanto riguarda casa mia, un valore di consumo medio, che guarderemo adesso insieme, con un certo numero di pannelli fotovoltaici. La potenza solare disponibile dipende da diversi fattori. Adesso elenchiamo tutti i principali. Sul canale trovate un video dedicato proprio ai pannelli solari e a tutte le varie voci. Ma vediamo insieme quali sono le cose più importanti da tenere presente. Allora, la potenza solare disponibile è determinata da, ovviamente, quanti pannelli solari abbiamo. Dipende dall'ora, perché sicuramente a mezzogiorno, l'una alle 2, abbiamo un picco di produzione, mentre nelle altre ore abbiamo una produzione minore e di notte non abbiamo nessun tipo di produzione. Dipende dal meteo. I giorni che c'è il nuvoloso o la pioggia, ovviamente i pannelli fotovoltaici producono meno. Quindi anche questo bisogna tenere presente nel nostro ragionamento sull'impianto fotovoltaico. Dipende anche dalla stagione. La produzione solare da marzo fino a ottobre è molto diversa, è molto superiore rispetto a dicembre, gennaio, febbraio. Poi dipende dall'inclinazione dei pannelli e dipende anche dall'azimut su cui sono stati installati, cioè la direzione rispetto al sud. Ma sui pannelli solari faremo un video approfondito dove vedremo tutti questi aspetti, come vanno valutati e come va costruito proprio l'impianto per risolvere alcuni di questi problemi. Adesso guardiamo un attimo i consumi della casa. Qui ci sono una serie di esempi di tanti elettrodomestici con dei consumi di picco. Questi sono i consumi in potenza, in watt, di alcuni elettrodomestici che tendono a consumare molto quando vengono accesi. Vedi il forno, vedi per esempio
il ferro da stiro, piuttosto che il boiler dell'acqua calda, piuttosto che il router, che invece consuma poco. Per esempio il forno di casa mia, se devo fare un pollo al forno con le patate, l'ho fatto proprio ieri sera e ho controllato, ho consumato 3 kW di energia, non in un'ora, circa in un'ora e tre quarti, 2 ore, perché ci sono voluti circa 20 minuti che il forno arrivi in temperatura e dopo abbiamo cucinato per un'ora e 20, un'ora e 30. Fatto sta che il consumo totale dell'energia consumata per fare quella cena è stata circa di 3 kW. Un'altra potenza che va considerata non è solo quella di picco, che bisogna mantenere all'interno dei 3 kW quando abbiamo il contratto normale, standard di casa, ma è anche la potenza media giornaliera, cioè ciascun elettrodomestico quanto consuma nel totale durante la giornata. Qui ho scritto degli esempi per arrivare a 22 kW e mezzo e tanto. Normalmente una casa come la mia consuma tra i 12, 15, 16 kW. Questi sono i consumi. Adesso vi mostrerò, tra un po' vi mostrerò anzi proprio i reali visti sul web, cioè esattamente come sto consumando e dove sto consumando, in che momenti della giornata. Perché anche i momenti della giornata sono importanti. Una cosa è consumare di giorno e una cosa è consumare di notte. È ovvio che se io ho i pannelli solari con l'inverter, cercherò di concentrare i consumi più importanti durante il giorno, in modo che la notte ci siano solo quei consumi a cui non posso proprio far meno. Vedi per esempio il frigo o il router, ma tutte le altre cose cercherò di farle durante il giorno, proprio nelle giornate tra l'altro di sole, quando l'inverter mi regala corrente e quindi posso utilizzarla. I consumi della casa, come anche la potenza solare, variano anche durante l'anno. Bisogna anche tener conto di questo. È chiaro che in questo video noi faremo un ragionamento medio alla fine e cercheremo di dare dei valori che saranno però suscettibili di tutte queste variabili che vi ho elencato fino adesso. Andiamo a vedere allora proprio sul web come si va a valutare i consumi della casa e la generazione solare. E in questo caso riusciremo a vedere anche proprio l'andamento dell'accumulo della mia batteria prima da 5 kW e dopo da 10 kW per vedere proprio le differenze. In questo video farò la recensione anche di una di queste batterie che è la Vatrer da 5 kW, con cui mi trovo molto bene e ve la voglio presentare. Ma adesso andiamo sul web, sull'interfaccia del mio inverter, che è un DEIE, dove andiamo a analizzare proprio tutti i consumi della casa e la produzione solare. Prima di continuare però ti chiederei un favore. Lasciami un like, a te non costa nulla e per me è molto importante per far crescere il canale. Se ti interessano questi argomenti iscriviti, così sarai avvisato da YouTube quando ci saranno i nuovi contenuti. E lascia pure un commento con le tue impressioni o le tue esperienze, sarà per me un piacere leggerlo e risponderti se questo sarà anche una domanda. Grazie mille a tutti a quelli che mi aiutano a far crescere questo piccolo canale. Eccoci qua, questa è la pagina del mio DEIE, questa è la giornata odierna. Questa riga blu che vedete è la produzione dei miei pannelli solari. In questo momento siamo alle 15:20 e come vedete è precipitato perché la batteria ha raggiunto il 100% del SOC, quindi non sto più caricando il pacco batterie. In questo momento io sto utilizzando 10 kW di pacco batterie. Andiamo a vedere il giorno prima. Eccoci qua. Questa è la giornata prima, è praticamente il 1° maggio. Come vedete, produzione solare, guardiamo soltanto il blu, anzi facciamo così è ancora più evidente. Questa è la produzione solare. Come vedete inizia circa alle 9:15, comincia a crescere, arriva a 2 kW e 55, 2 kW e 56. Ho 3 kW di pannelli solari, ho praticamente 8 pannelli solari da 420 watt
In questo momento non mi sto preoccupando della massima resa, perché come vedete comunque intorno alle 3 tutti i giorni io ho praticamente la carica completa delle batterie. Arrivo sempre alle 2,50, alle 3, alle 3,10. Faccio vedere un altro grafico. Ecco qua, anche qui, come vedete, siamo, questo è di oggi, arriviamo alle 3,15, ho caricato tutto. Molto bene, adesso andiamo a vedere come va il SOC, che è quello che interessa a noi, cioè l'utilizzo della batteria. Queste sono sempre tutte le giornate. Io arrivo a mezzanotte che ho praticamente un 66% di batteria. Questa cala, cala, cala perché la mia casa ha un consumo continuo, che adesso vi mostro, circa 300, 320, 340, 400, 300. Questi sono i watt-ora di consumo che ho tutto il giorno, come un rumore di fondo, come potete vedere. Quindi questa potenza, 320, 300, 270 watt, va a scaricare lentamente la batteria. Fino a quando? Fino a quando ricomincia a essere caricata. E io comunque con questi 10 kW arrivo circa al 40% del SOC. Questo è il punto principale. Qui comincia la ricarica della batteria. Poi dipende ovviamente anche dalla giornata. Andiamo a vedere, mettiamo anche la potenza di produzione sopra. Ecco qua. Qui la batteria viene caricata. Ho dei picchi, questi sono i consumi della lavatrice, la lavastoviglie, piuttosto che della piastra dove cucino, o il forno, questa parte qui. Questo potrebbe essere, non so, il ferro da stiro. Qui abbiamo, non lo so, qui abbiamo la PlayStation con mio figlio che sta giocando e che finisce tra l'altro alle 10 di sera, quindi un consumo in più. Alle 19:30 termina la produzione dai pannelli solari. Comunque, se andiamo a valutare il nostro SOC, se non ci fosse il sole, prolungando questa linea, direi che io avrei autonomia più o meno fino alle 18, rimanendo con questo consumo però, perché se sommo questi picchi, ovviamente ci saranno dei gradini che faranno scendere prima il mio pacco batterie. Comunque con 10 kW di accumulo, con 2 frigo, una cantinetta, tutti i router, tutti i stand-by delle varie TV, eccetera, io potrei tirare avanti dal giorno prima fino alle 6, alle 7 di sera. Proprio il prolungamento di questa rete. Se qui invece di avere 3 kW di pannelli solari ne avessi installati 6, questa curva sarebbe molto più ripida, arriverebbe fino qui, più o meno, fino a questa altezza, quindi il doppio rispetto a quello che viene segnato adesso, e questa curva di ricarica sarebbe pendente il doppio. E io avrei la carica completa più o meno alle 11:40. Dopo le 11:40 io non uso più la batteria, vedete che rimane sempre carica. Infatti la produzione scende a zero e segue i consumi della casa perché l'inverter non sa più dove mettere la corrente. Io gli ho detto di non mettere nulla in rete, di praticamente non utilizzarla, quindi rimane inutilizzata. E quindi io tutta questa energia non la spreco. Se avessi un accumulo grande elettrico potrei fare un sistema in modo che quando arrivo qui automaticamente si attiva questo accumulo e quindi continuo a generare energia, oppure devo fare le pratiche all'Enel per poter cedere l'energia che ho in surplus. Ma faremo un video su questo discorso. Non è una cosa complicata da fare, assolutamente, però ha senso se effettivamente abbiamo diversi pannelli sul tetto, perché se abbiamo una produzione come la mia, in questo momento i kilowatt che vado a produrre sono veramente relativamente pochi, e andarli a vendere, visto che vengono pagati 4-5 centesimi a kilowatt, sono veramente niente. Ma torniamo ai nostri calcoli, guardiamo un attimo allora questa curva del SOC. Prima c'è stato un momento in cui avevo la batteria, praticamente qui c'è la pioggia, eccoci qua, questa era la batteria
Questa è la batteria da 5 kW. Ecco qua. Qua è stata installata la batteria con una certa carica. Come vedete, praticamente qua avevo 0. Non stavo neanche scaricando la batteria. Qui ho acceso l'inverter per la prima volta e quindi ho cominciato a utilizzare l'inverter anche per i consumi energetici di casa. Questa è sempre la curva di produzione. E qui la batteria l'ho caricata fino al 100% e qui l'ho fatta scaricare. Se andiamo a vedere il giorno dopo, come vedete con la batteria da 5 kW io sono arrivato praticamente a 0 alle 6,30, avevo l'1% di SOC. Questo vuol dire che con la batteria da 5 kW, nelle condizioni in cui mi trovo adesso, ero proprio al limite, anzi andavo a spendere un po', perché tutta questa energia che vediamo qua era purtroppo energia che sono andato ad acquistare. Dopo le 9, 9 e mezza, qui abbiamo ricominciato a caricare la batteria. Ed effettivamente qui la batteria si è caricata e si è caricata molto più velocemente rispetto a quella da 10 kW. Perché? Perché ovviamente, essendo più piccola, si carica il doppio come velocità. La cosa importante da capire, quindi, è che anche con 5 kW in queste condizioni io me la sarei cavata. E se anche vado ad acquistare, non so, 1 kilowatt per 3 ore, 3 per 300 sono circa 1 kilowatt sono circa 18-20 centesimi, non è che vado in rovina. Però ho speso molto poco per l'accumulo. Con 5 kilowatt io riesco a coprire i consumi di casa mia, che in questo momento, in questo caso specifico, siamo sui 8,3. Vediamo un po' qua di lato. Abbiamo consumato 8 kW e 100, però qui manca una parte. Produzione totale 13 kW. Sì. Diciamo che sono stato intorno ai 13 kW di consumo totale questa giornata. Il giorno dopo, praticamente quando avevo il SOC al 100%, sono andato, anzi, qui, questa è la batteria da 5 kW e qui è stata installata la nuova batteria, cioè una batteria aggiuntiva supplementare per altri 5 kW, quindi sono a 10. Come vedete, questa curva è molto meno pendente, infatti arrivo circa al 40% e ci sta, perché se con 5 kW finivo alle 6, vuol dire che ho più o meno alle 6 ho ancora 5 kW che ho appena aggiunto, quindi togliendo quelle 3 ore da quei 5 kW vuol dire che ho circa il SOC del 40%, quindi qua tutto batte, tutto è giusto. Adesso andiamo avanti a fare i calcoli per capire effettivamente quanto andiamo a risparmiare con le varie situazioni, senza batteria, con un piccolo accumulo o un accumulo più grande. Prima di andare avanti però voglio mostrarvi questa batteria, che è quella che ho scelto per il mio impianto di casa. È una 5 kW, è della Vatrer. L'ho scelta anche perché ce l'ha un mio amico, l'ho provata già prima a casa sua e mi piaceva molto. Un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi lascio giù in descrizione il link. Ho provato a contattare l'azienda, vedremo se mi dà un codice sconto. È costruita molto bene, tutta in metallo, molto pesante perché pesa un po' più di 50 kg, ha l'interruttore qua sotto, un magneto termico, questo vuol dire che ha anche una protezione, ha i morsetti col doppio polo, sono viti da 8 mm di diametro e 14 di profondità, e io qui ho praticamente sia collegato il mio DEIE impianto solare e sotto ho collegato un'altra batteria per raddoppiare la capacità in questo momento. La cosa che mi piace tanto è che oltre che avere l'app, che tra un momento ve la mostro, ha anche il display, è un display touch dove ho tutte le informazioni più importanti. Questa è la pagina 1 dove ho la carica della batteria, in questo momento stiamo
caricando a 4 A e 3, siamo la mattina presto, io ho i pannelli rivolti a sud-ovest, quindi la carica è bassa, ho la tensione della batteria 52,91 volt, la temperatura della batteria 23 gradi e mi dice il tempo che ci vorrà per caricarla completamente con questa carica. Ovviamente quando il sole sarà sui pannelli sarà tutto molto più veloce. Nella seconda pagina ho la possibilità di accendere e spegnere o la scarica o la carica. Nel caso voglio spegnere completamente la batteria o il magneto termico. Voi adesso mi chiederete, ma per quale motivo dovrei staccare la carica oppure la scarica della batteria? È molto semplice, se noi mettiamo questa batteria in un impianto e sappiamo che rimarrà sempre carica per un certo periodo, perché magari questa batteria va sulla casa delle vacanze o una cosa del genere, posso decidere di evitare di caricarla e scaricarla e quindi metterla in stand-by a una certa percentuale di carica di SOC. Se avete visto gli altri miei video sapete che le batterie a litio ferrofosfato, se non vengono utilizzate, è meglio lasciarle tra il 60 e il 70% di carica, quindi non completamente cariche e neppure completamente scariche, quindi userò quello. Qui ho anche la memoria della temperatura delle batterie del periodo, quindi il minimo è 23 gradi, il massimo è 21 gradi, e ho il numero di cicli della batteria, in questo momento siamo a 12 cicli. Nella terza pagina posso andare a controllare le tensioni di ciascuna singola cella. In questo momento non è attivo il bilanciamento automatico, perché quello si attiva soltanto quando le celle arrivano almeno a 3,4 volt, quando quindi la batteria è praticamente tra il 90 e il 100%. Display touch, veramente molto semplice da vedere e da tenere tutto sotto controllo. Se io vado appunto a staccare la carica, torno sulla pagina 1, la troverò in stand-by. Ecco la nostra applicazione della Vatrel, ho già collegato la batteria al Bluetooth. Qui abbiamo il SOC, ovviamente segue fedelmente lo schermo che abbiamo sulla batteria, la tensione della batteria, la corrente che abbiamo in questo momento, la potenza, il voltaggio della cella più alto, più basso e la media, che numero di cicli abbiamo fatto con la batteria e le temperature dei MOS, del nostro BMS ovviamente, più le temperature delle celle. Qui abbiamo i valori di ciascuna cella che c'è all'interno, con tutte le sue belle tensioni. Eventualmente c'è anche una parte di settaggio, ma non c'è l'italiano, quindi ho scelto ovviamente l'inglese. Ora procediamo a fare il test della capacità. Qui la batteria è in carica, questi sono i voltaggi di tutte le celle, siamo quasi arrivati al 100%, stiamo ancora caricando 7,8 A, temperature normali, diamo ancora un'occhiata alle celle, tutto a posto. Ecco qui il tester, abbiamo iniziato la scarica, 7 ampere e mezzo di scarica. Tensione 53,25, sta scendendo. Qui abbiamo la potenza di scarica, stiamo scaricando a 400 watt in questo momento. E il tester terrà conto di quanta energia è accumulata nella batteria. La batteria qua mi dice che ci vorranno 13 ore e 16 minuti, più o meno, a questa potenza per arrivare a zero. Test completato, siamo andati praticamente a zero della batteria. Qui scrive cut off voltage 22 volt, ma in realtà è stato il BMS della batteria che ha staccato. Comunque 5320 Wh per una capacità totale di 102,7 ampere. Controlliamo sul display,
Ecco qui la batteria mi dice che è assolutamente a 0, ma come vedete la batteria in realtà ha 43,24 volt. Le tensioni delle celle, la minima è 2.689. Semplicemente la batteria, il BMS, quando arriva a questo valore stacca e chiaramente il tester segna come voltaggio ancora più basso, però la batteria comunque è rimasta a un voltaggio abbastanza elevato, diciamo giusto. Quindi direi test assolutamente ottimo, la batteria ha circa il 2-3% in più di capacità di quanto dichiarato, comunque è nuova. Adesso andiamo avanti a fare i calcoli per capire effettivamente quanto andiamo a risparmiare con le varie situazioni, senza batteria, con un piccolo accumulo o un accumulo più grande. E questi quindi sono i miei consumi di casa, consumi medi di 12 kW al giorno, circa 300 watt di media all'ora sulle 24 ore, per un totale di 7,2 kW. Dalle 9 alle 18 sono 4,8 kW più 2,7. I 4,8 kW sono gli elettrodomestici che ho utilizzato come il forno, lo stiro, la lavastoviglie, la lavatrice. I 2,7 invece sono sempre quei 300 watt che ho ogni ora. Dalle 18 alle 09 ho soltanto questi, quindi 300 watt per 15 sono circa 4 kW e mezzo. Quindi la somma di 7 kW e mezzo più 4 kW e mezzo mi dà 12. Ragazzi, è ovvio che questi sono calcoli un po' empirici. Alcuni giorni puoi consumare 16 kW, alcuni giorni magari non sei a casa, non consumi nulla e consumi solo i 300 watt volte 24, quindi 6, 7, 8 kW. Ma non è importante è capire come funziona tutto il sistema e vedremo adesso che in funzione dell'accumulo che andiamo a mettere siamo capaci di risparmiare, o meglio, recuperare in più o meno tempo l'investimento totale che abbiamo fatto sull'impianto. Questi dati che vi metto io adesso sono calcolati con una potenza solare di circa 4 kW che mi produce 15 kW al giorno. Quei grafici che avete visto adesso, poco fa, erano su maggio. Maggio è un mese in cui i 3 kW sviluppano molto. I stessi 3 kW visti in febbraio oppure novembre producono molto meno. Quindi io parto già con l'idea di avere almeno un 4 kW sul tetto con un inverter da 6 kW. Ma adesso andiamo avanti. Allora, abbiamo visto anche dai grafici. Con una batteria da 5 kW la scarica avviene praticamente completa, al 100% ogni giorno. Con una batteria da 10 kW scarichiamo circa il 50%. Se dovessimo raddoppiare quella batteria, vedremo che andiamo a scaricare solo il 25% ogni giorno. Quindi, vediamo adesso proprio i veri e propri costi. Pannelli fotovoltaici, 10 pannelli per arrivare più o meno a 4 kW sono 1000 euro, 100 euro pannello compreso anche il trasporto. L'inverter da 6 kW c'è i 0,21 come il mio, gli Deie, siamo intorno ai 1000 euro. In un caso non mettiamo la batteria perché l'inverter funziona esattamente uguale, cioè l'inverter senza batteria funziona, l'unica cosa ti dà la corrente, ti dà la potenza solamente quando i pannelli sono in funzione. Quando i pannelli non hanno luce, chiaramente lui eventualmente consuma, perché consuma comunque ha un autoconsumo di 40-50 watt. Però se c'è il sole, immette in casa anche senza accumulo. Dopo vediamo con una batteria da 5 kW che andiamo a scaricare ogni giorno al 100% e ci costa 1000 euro. 10 kW, cioè due di queste batterie, 2000 euro, perché costano circa 1000 euro ogni 5 kW. Una batteria da 20 kW, qua ho scritto 3000, ma in realtà sono 4000. E dopo bisogna sommare ancora l'installazione. Allora, e adesso andiamo a vedere proprio la parte focale di questo video. Vediamo quanto andiamo a risparmiare in bolletta. Un impianto base di 10 pannelli, inverter, installazione, sono praticamente 3000. Abbiamo detto 1000 i pannelli,
1000 l'inverter e 1000 l'installazione. Nell'installazione ci sono i cavi, il pannellino col magneto termico, tutte queste cosine qua, più la persona che fa anche il lavoro. Noi andiamo a risparmiare 7 kW e mezzo al giorno. Abbiamo valutato che durante la giornata, durante le ore di insolazione, cioè quando lui può produrre, i nostri consumi sono circa 7 kW e mezzo. Quindi andiamo a risparmiare 547 euro se consideriamo 20 centesimi al kilowatt. Kilowatt in energia è un po' meno in bolletta, però ci sono tutta una serie di amminicoli che sono legati ai consumi che lo fanno alzare un po' e arrivare circa a 20. Praticamente con un impianto base, pannelli e inverter con l'installazione risparmiamo ogni anno 547 euro. Quindi il tempo di recupero dell'investimento, partendo dai 3.000 euro iniziali, e 3.000 euro diviso 547 euro, sono praticamente 5,48 anni. L'impianto da 5 kW, invece, accumulo. L'impianto coi 5 kW L'impianto coi 5 kW d'accumulo, come il mio, con la batteria Vatrer, che tra poco vi mostro, formato sempre da 10 pannelli, inverter, installazione, costa circa 4.000 euro. Risparmio praticamente 12 kW al giorno, in condizioni ideali, con il sole, che ci sia almeno per mezza giornata. Questo vuol dire 12 per 365 per 20 centesimi, uguale 876 euro. Il tempo di recupero dell'investimento quindi è 4.000 diviso 876, che è il risparmio, fa 4,56 anni. In 4 anni e 56 ho recuperato l'investimento totale. Come vedete, risparmio, cioè recupero prima spendendo di più, avendo un piccolo accumulo. Però andiamo a vedere l'impianto da 10 kW, cioè raddoppiando questa batteria. Quindi sempre 10 kW di accumulo, 10 pannelli, l'inverter, l'installazione, sono 5.000 euro di costo totale. Il risparmio sono sempre i 12 kW al giorno, perché quelli sono, non è che con una batteria più grande ho risparmiato di più, 12 per 365 per 20 sono 876 euro come prima, però ovviamente adesso sono 5.000 euro diviso 876, quindi 5 anni e 70. Allora uno qua potrebbe dirmi, va bene, ma allora oltre i 10 kW non conviene mettere mai un accumulo più grande. Non è proprio così, perché qui abbiamo arrotondato tante cose. Noi dovremmo fare queste analisi per ciascun mese dell'anno. Per esempio, in gennaio, in dicembre, in ottobre conviene avere un accumulo più grande e conviene avere più pannelli solari, molti di più. Perché mentre in questo momento, in maggio, averne 10, 20 o 30 a me non cambierebbe nulla, la produzione sarebbe più veloce e si fermerebbe prima. Però d'inverno avere la possibilità di avere magari una produzione comunque alta, anche se le giornate sono più corte o se il meteo non è proprio perfetto, è l'ideale. Avere più batterie, un pacco batterie più grandi, vuol dire avere più disponibilità di corrente. Per esempio questa batteria della Vatrer, che adesso andrò a fare la recensione sempre su questo video, ha 5 kW di energia e si può prelevare al massimo 5 kW. Se noi abbiamo l'inverter da 6, già comincia a essere al limite. Ed è abbastanza stressante anche per la batteria dar fuori tanta corrente in così poco tempo. In più non la posso neanche caricare al massimo della potenza. Il mio inverter carica anche per 6 kW, però l'ideale è caricare queste batterie a 0,2, 0,3 C. Cosa vuol dire 0,2 C? Una batteria che ha 5 kW bisognerebbe caricarla con 1 kW, 1 kW e mezzo, 2 kW si può arrivare, ecco, al massimo, per salvaguardarla. Poi c'è un'altra cosa da dire. Queste batterie litio hanno una durata molto elevata, 5.000 cicli più o meno.
e usarla ogni giorno gli fa addirittura bene, non si rovina. Però sarebbe importante non arrivare sempre a zero. Meglio sarebbe fermarsi al 20 e al 30%. Ecco, se uno comincia ad avere un accumulo, come ho fatto io adesso, da 10 kW, vuol dire arrivare alla mattina col 40% e almeno tutti i giorni in cui c'è sole, la batteria non serve che vada giù fino a zero. Si ferma sul 30-40%, che è l'ideale per la batteria. Quindi, in generale, con una batteria da 10 kW, un impianto sui 6 kW di fotovoltaico e un inverter da 6 kW, direi che è perfetto per aver massimizzato il nostro impianto. Poi dovremmo parlare ancora di altre cose. Potenze di picco. Se hai un inverter da 6 kW più 3 di rete, questo vuol dire che nel momento del bisogno tu puoi consumare anche 4, 5, 6 kW e non hai paura che ti salti l'interruttore generale sul contatore. Prima cosa. Seconda cosa, puoi utilizzare altri elettrodomestici di più, per esempio d'estate. Se uno ha la casa calda, con un impiantino di questo tipo, di 6 kW di pannelli solari e 6 kW di inverter, più un accumulo da 10, può tranquillamente, durante la giornata, come avete visto anche dalla curva, andare a condizionare la casa utilizzando solo l'energia solare e quindi senza pesare ulteriormente in bolletta. Io ho parlato di 12, 13, 14 kW al giorno per un consumo normale, in una stagione normale, ma d'estate col condizionatore acceso vuol dire che bisogna aggiungerci 10-15 kW al giorno di consumi. Quindi diventa tutto più pesante. Con un impiantino da 6 kW di inverter, 6 kW di pannelli fotovoltaici e la batteria d'accumulo da 10 kW, però diciamo che riusciamo a vivere bene. Nel prossimo video vedremo come funziona il discorso massimo rendimento per i pannelli solari, perché non sarà così semplice come per le batterie d'accumulo. Lì ci sono tante variabili, per esempio la possibilità di mettere i pannelli verso est e ovest piuttosto che tutti a sud. Ma è un argomento un po' vasto, lo vediamo con calma al prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale se sei interessato a questi argomenti, lascia un like e lasciami anche un commento. Grazie a tutti, ciao!